Siamo arrivati ad Antigua, situata nella zona delle montagne, la parte centrale del Guatemala, ed è molto famosa per la presenza di tantissime chiese in rovina che stanno ristrutturando e ci sono tantissimi monasteri. Seguitevi e vi mostrerò un po' questo bellissimo pueblo chiamato Antigua. Andiamo! San José. Questa cattedrale è stata costruita nel 1545. Inizialmente era un luogo destinato alle riunioni della massoneria. In un secondo momento, nel 69, è stata completamente demolita e 11 anni dopo è stata ricostruita. Qui alle mie spalle c'era l'altare e qui, che adesso è aperto, c'era una cupola. Qui stiamo entrando in questo tunnel sotterraneo dove erano sotterrate le ricchezze dei re che vivevano in questo posto. Oggi ci troviamo a Guatemala City, che è una delle città più popolate di tutto il Centro America. In questo momento inizieremo il nostro tour da Caminal Huyú, la città dei morti. Questo è uno dei palazzi più antichi che è stato costruito da alcune popolazioni Maya, dove probabilmente si dice che vivessero gli imperatori, le persone più importanti di questo luogo. E come vedete, queste scalinate, questi erano dei campi, come dicono qua, campi di pelota, dove giocavano a pallone, perché in questo posto che vi sto mostrando c'erano ben 8 stadi dove le persone giocavano a calcio. Quanto avrei voluto vivere in quei momenti, avrei giocato a calcio tutta la giornata. Una cosa super interessante che c'è da dire delle popolazioni Maya è che loro, nel momento in cui costruivano qualcosa, non abbattevano la struttura precedente, ma ci costruivano in cima. Quindi in questo momento qui mi trovo sulla 6ª struttura. Questa è una notizia super interessante che non conoscevo. Andiamo al prossimo sito. Qui alle mie spalle abbiamo la mappa di tutto il Guatemala in rilievo. Questa è tutta la catena vulcanica con più di 600 vulcani. E vi dico una cosa che sicuramente non sapevate. I colori della bandiera del Guatemala sono azzurro, bianco e azzurro, perché da un lato abbiamo l'Oceano Atlantico e dall'altro lato abbiamo l'Oceano Pacifico. Proprio per questo è una terra bianca che si trova al centro dei due mari. Per questo azzurro, bianco e azzurro. Impariamo cose nuove. Bienvenidos a Guatemala! Non c'è emozione più bella di camminare per le strade della città di Guatemala ed incontrare un gruppo di studentesse delle superiori che mi hanno fermato dicendomi: ma tu sei Loud Travelers, noi ti seguiamo su YouTube. Felicissime, fatto foto con tutti quanti. Ragazzi, solo 1 anno e mezzo che il mio canale è veramente sta attirando tantissime persone da tutte le parti del mondo. Sono felice e volevo ringraziarvi tutti quanti. Atterrato a Las Flores, ho preso un volo interno del Guatemala, un aereo, come vedete qui, piccolissimo, una delle città Maya più antiche che possiamo trovare in Guatemala. Infatti domani mi sposterò a Tikal, una piccola parte al confine col Belize dove possiamo ammirare la vera cultura dei Maya. Un'altra giornata in Guatemala e un'altra avventura. Questa mattina mi sono spostato da Isla Flores con un pullman per circa 1 ora e mezza per entrare in questa riserva naturale. In questo momento sto camminando al centro della giungla per arrivare in uno dei siti Maya più grandi e più importanti del Centro America. Arrivato di fronte al palazzo della Canulandaras,
È uno dei palazzi principali di questa civiltà Maya che si trova all'interno di questa giungla. Adesso ci apprestiamo a entrare all'interno di questa grotta. In questo momento mi trovo nella base di una delle costruzioni Maya per entrare nel cortile. Wow! Qui siamo nel cortile, nella parte interna dove una volta normalmente organizzavano giochi, tra cui uno dei più famosi era il calcio, oppure facevano i banchetti, e qui dove avevano il mercato del paese. Era la maggior forza militare del Centro America, poi in un secondo momento è stata superata da Teotihuacan, che Teotihuacan già nell'antichità avevano interessi commerciali con i Maya, coloro che hanno costruito questa città alle mie spalle. Sono veramente belle perché vediamo tutte queste mura che si conservano perfettamente. L'altezza era uguale all'importanza della persona, quindi questo palazzo qui e l'altro palazzo sono di due degli imperatori più importanti che c'erano qui. Infatti questo alle mie spalle è il cortile principale dove sorgeva tutta la città, tutta la parte più ricca, e poi c'erano tutte le altre costruzioni intorno alla plaza centrale. Sono dei palazzi spettacolari questi che sto conoscendo. Non posso fare avventure migliori qui in Guatemala e sono felicissimo che ho cambiato il mio piano viaggio per venire a scoprire questo posto. Continuiamo che ci sono tanti altri templi che ci aspettano e non voglio perdere neanche uno. In questo momento ci stiamo dirigendo verso una parte della civiltà Maya che si chiama il Mondo Perduto. Andiamo a vedere un po' cosa ci riserverà questa zona. In cima alla piramide più alta, che misura 43 metri. La vista è fantastica, c'è una vista a 360 gradi su tutto il parco e all'interno della vegetazione vediamo spuntare tutte queste punte che sono le varie piramidi e le varie costruzioni Maya che si trovano all'interno di questo parco. Sono ritornato a Isla Las Flores, nel distretto di Petén. È una piccola isola che si trova all'interno di un lago appartenente alla città chiamata Flores. La particolarità di questo posto sono tutte le case colorate. Come potete vedere intorno a me, ogni casa è fatta di un colore diverso e prima di pittare la tua casa devi chiedere l'autorizzazione al governo, perché il governo di questo posto ha una mappa ben completa dei colori che vogliono in ogni strada. Quindi una volta che il governo ti dà il permesso puoi colorare la tua casa. Alle 5:15 del pomeriggio, affamato, stavo cercando un ristorante. Ho incontrato una persona del posto e mi ha detto vai al quarto piano di quell'edificio. Un edificio che onestamente non sembrava essere né un bar, né un hotel, un ristorante, niente. Sono arrivato qui. È una situazione molto tranquilla, molto particolare, e guardate la vista da questo ristorante. È un paradiso terrestre questa isola, Isla Flores. Assolutamente dovete venire a visitarla, che è fantastica. Con questo buonissimo tacos con il pollo e verdure vi saluto a tutti quanti. Ciao ragazzi. È stata una settimana fantastica qui in Guatemala.
Sono partito da Antigua, ho scalato il vulcano di Acatenango, poi sono andato a Guatemala City, da Guatemala City mi sono spostato a Flores e da Flores domani mattina alle 6 avrò un pullman che mi fa attraversare il confine con il Belize ed entrerò nel mio quinto stato del Centro America, Belize. Quindi ragazzi, vi saluto a tutti quanti, se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like, un commento, ma soprattutto iscrivetevi, perché queste avventure fantastiche in giro per il mondo le trovate solo sul mio canale Lau Travelers. Ciao a tutti!